Se hai letto il titolo e sei entrato nel video solamente per insultarmi in aramaico antico, ti conviene aspettare e guardare tutto il video, poi dopo ne trai le tue conclusioni, perché non è come sembra, non sono affatto contro la monta inglese, e poi dopo se segui il video ne viene a capo anche te, per cui continua a guardarlo. Buongiorno e ben trovati. Quello che vi voglio far vedere con il video di oggi è sostanzialmente voglio rispondere alla domanda che mi è stata fatta di recente da uno di voi, in cui mi si domandava se era giusto, siccome questo ragazzo ha cominciato ad andare a prendere un po' di lezioni, essendo un principiante, si è iscritto in un maneggio, ha iniziato a prendere un po' di lezioni, e lui mi chiedeva se era giusto iniziare subito con montare con l'imboccatura e con il contatto, cioè praticamente come si vede montare di solito all'inglese, okay? O nel dressaggio uguale. E lui mi stava chiedendo: è giusto iniziare così oppure dovrei iniziare in qualche altra maniera? Bene, allora il fatto è che noi quando iniziamo a montare, soprattutto presumendo che magari abbiamo già fatto un po' di lavoro da terra, per cui abbiamo già cominciato a capire come il cavallo si muove, come possiamo usare le varie fasi della richiesta, come possiamo usare la pressione ritmica e la pressione con contatto, eccetera eccetera, che quello è alla base, perché se non si comprende questa roba qua, poi quando si va a montare ci manca mezzi strumenti, no? Cioè per comprendere come interagire con il cavallo e soprattutto come andare a leggerlo e a capire cosa sta per accadere prima che accada. Detto questo, è chiaro che poi quando noi andiamo le prime volte a montare a cavallo, ci sono nella scuola tradizionale, spesso e volentieri, poi ovviamente non è sempre così, spesso e volentieri viene insegnato subito a montare con contatto. Con contatto vuol dire a prendere le redini in mano e a mettere con tutte e due le redini contatto, a prendere contatto con tutte e due le redini, chiaramente l'imboccatura attraverso le redini, sulla bocca del cavallo. Questo può essere un problema oppure no? Beh, sì, può essere un problema, perché spesso e volentieri se si cresce con questa impostazione qui, poi si può incorrere in problemi di assetto. Eros ce l'ha con l'America perché è venuta là e quindi la sta scacciando con i suoi orecchiacci. Quindi si diceva, cosa succede? Che praticamente se io imparo, sì è là, lasciala fare, se io imparo a montare con contatto, accade che, non sempre ovviamente, però accade che spesso le persone prendano il contatto come un appoggio, ok? Cioè quindi praticamente tendono poi a imparare a tenersi in sella anche, ovviamente non solo, ma anche attraverso quell'aggancio che hanno con la bocca del cavallo, e questo è profondamente sbagliato. Perché è profondamente sbagliato? Perché non ci dà la possibilità di focalizzarci e di migliorarci nell'uso del nostro linguaggio del corpo, così come lo dovremmo avere imparato da terra, poi anche a usarlo da sella. Nelle immagini che state vedendo, io sto facendo degli esercizi con Eros senza usare niente, ok? Con le mani incrociate, con le braccia incrociate. Questo è solamente per farvi capire che il cavallo può tranquillamente fare tutto anche senza imboccatura. Chiaramente tutto molto dipende da noi, perché se io ho un buon assetto e riesco a trasmettere in maniera corretta i miei comandi al cavallo attraverso il mio linguaggio del corpo, ecco che il cavallo può, ovviamente anche il cavallo deve essere preparato di conseguenza, può rispondere in maniera opportuna e corretta anche senza un'imboccatura. Questo vuol dire che non devo utilizzare l'imboccatura? No, assolutamente. Chi di voi mi conosce, ha frequentato i miei corsi,
lo dico tutte le volte che non è così. Ci sono cavalli che hanno bisogno per migliorare, basta Eros, che hanno bisogno per migliorare di essere montati più con l'imboccatura per poter poi dopo essere montati bene senza, e viceversa. Ci sono cavalli che invece devono essere montati più senza, è laggiù a 1 chilometro. Ci sono cavalli che hanno bisogno di più di essere montati senza per poi dopo venire, diciamo, risultare gustosi e ben preparati anche quando li montiamo con l'imboccatura. Con l'imboccatura intendo con contatto, perché io posso montare un cavallo anche con l'imboccatura, per esempio per sicurezza, ma poi dopo io non la uso quasi mai, come si fa normalmente nella monta western, no? Mentre la monta all'inglese siamo più tendenti a usare l'imboccatura in maniera continuativa anche per l'80-90% del tempo. Non è sbagliato o giusto, sono due cose diverse. Nel programma Parelli noi utilizziamo entrambi le tipologie di monta, quindi nel freestyle, nell'area diciamo di studio del freestyle, che è da sella, sono 4 le aree, no? Il freestyle è da sella. Nel freestyle noi cerchiamo di insegnare alle persone a non usare le redini per comunicare con il cavallo, ma usare l'assetto. Cosa significa? Cerchiamo di non usare, che se ce n'è bisogno ovviamente interveniamo con le redini per essere più chiari e risoluti nei confronti del cavallo che magari non ha capito un comando. Però tendenzialmente cerchiamo di insegnare allo studente a non usare le redini se non quando ce n'è veramente bisogno. Magari all'inizio si sa ce n'è più bisogno, soprattutto le persone che sono inesperte hanno bisogno un po' di sentire il controllo del cavallo per sentirsi un po' anche rassicurati, per cui in quel caso lì usiamo le redini, ma le usiamo solamente quando servono, e quando non servono tendiamo a non fargliele usare. Poi piano piano cosa succede? Che questa persona che sta imparando via via diventa sempre più bravo nel usare il linguaggio del corpo, no? Quindi per girare il cavallo prima uso la gamba, l'assetto eccetera, e poi dopo chiedo con la redine se il cavallo non esegue, e via, no? Chiedo di andare indietro, lo stesso, prima lo chiedo con le gambe e con l'assetto, e poi dopo se non funziona uso anche le redini, tutto a questa maniera qua. A questa maniera sviluppo nello studente una consapevolezza di sé, la propria percezione del suo corpo, del suo peso, dell'utilizzo delle gambe, degli aiuti, di tutto quello che è il suo strumento naturale, che è il nostro corpo, e poi dopo se ce n'è bisogno uso le redini. Cosa succede che cosa accade poi dopo? Dopo accade che io arrivo un bel giorno e gli metto le redini con l'imboccatura e gli dico: bene, adesso cominciamo a studiare la finesse. La finesse è la seconda area delle 4, anch'essa da sella, ok? Quindi freestyle da sella senza l'uso delle redini con contatto fisso. Poi abbiamo finesse invece, che è al contrario, è un po' come si monta nel dressage, ok? Quindi è contatto per l'80% magari, e un 20% è senza contatto. Quindi cosa succede però? Che questa persona, questo studente che è arrivato già a un buon livello, noi raccomandiamo nel programma Parelli di arrivare almeno al 3/4 livello, quindi ha raggiunto un ottimo livello di preparazione e di utilizzo del suo linguaggio del corpo. Ecco che poi dopo gli diamo le redini attaccate all'imboccatura e gli diciamo: bene, iniziamo a lavorare sul contatto, perché alcuni esercizi, ad esempio, si spiegano molto, ma molto meglio e più velocemente usando un'imboccatura con il cavallo. Altri no, altri sì, ok? Quindi non dovete sempre vedere il bianco e il nero, non è così. Io devo usare tutto quello che ho a mia disposizione per essere più chiaro nei confronti del mio cavallo. Devo usarlo bene senza mai arrivare a sistemi intimidatori o coercitivi, ok? Io devo incrementare il mio livello di comunicazione, non di intimidazione. Però io posso usare anche, ad esempio, un'imboccatura per poter insegnare. Mi viene in mente, lavoro su 3 piste, si insegna 100 volte meglio con l'imboccatura rispetto che senza imboccatura. Questo non significa che non si può fare senza imboccatura, significa solo che lo posso fare più velocemente, meglio, in maniera anche più armoniosa con l'imboccatura per insegnarglielo. Poi quando il cavallo lo sa, come al solito, lo può fare in tutte e due le maniere. Capite quindi un po' com'è il discorso? Non è
Assolutamente sbagliato, ma è preferibile insegnare a una persona che deve imparare a montare, prima a montare senza l'uso costante e continuo del contatto con la bocca del cavallo, e poi quando ha preso un bel assetto, che veramente le redini ne potrebbe tranquillamente fare a meno, ecco perché si dice terzo o quarto livello, perché nel secondo livello invece le redini, uno studente di parelli di secondo livello le usa normalmente, ok? Nel terzo livello non si adoperano più, nel quarto ancora di più. Cosa succede? Che io poi dopo quello studente lì gli posso mettere in mano le redini, sì è vero, deve imparare a usare bene le redini, a non fare questo gioco qui con le redini, a non tiricchiare in bocca, però almeno l'assetto l'ha a posto, quindi le redini non le usa certo per tenersi in sella, magari deve sviluppare la sensibilità e tutto quanto, e anche quello è una cosa lunga e ci vuole il suo tempo e dobbiamo dedicarglielo questo tempo, ma fondamentalmente gli ho tolto uno dei due problemi più grossi che ci sono quando si inizia a montare con contatto, che sono l'assetto che manca e noi che ci agganciamo continuamente alla bocca del cavallo. Queste sono le due cose più devastanti per montare un cavallo. Poi dopo i cavalli diventano duri di bocca, non rispondono più, alcuni si agitano, alcuni si accendano come delle micce, quindi quella roba là, quelle due redini prese lì così e stiricchiate perché io per stare in sella mi devo agganciare da qualche parte perché non ho un buon assetto, causano dei danni incredibili, e poi ci ritroviamo con dei cavalli da scuola, come qualcheduno di voi sicuramente saprà, che non vanno neanche a tirargli le bombe a mano, no? Oppure danno mille problemi, proprio perché vengono sottoposti a una situazione che alla lunga sarebbe stressante per anche il cavallo più bravo di questa terra. Ok? Come ultima analisi vi voglio dire una cosa, apro una parentesi sulle imboccature. Ok, prendimi un po' le imboccature, Simo. Allora, diciamo, nel programma Parelli tendiamo a usare, quando si lavora in finestre, quindi con il contatto, ok? Si tende a utilizzare questo tipo di imboccatura. Vedete, è un'imboccatura, è un filetto spezzato in tre, perché a questa maniera quando io prendo con tutte e due le mani le redini e quindi vado a creare contatto, questa non creano una punta, queste due pezzi del filetto, perché ce n'è un terzo che l'unisce in cima, no? Questa è la bocca del cavallo, quindi chiaramente non va a creare una punta che gli preme sul palato. Diversamente, se io uso diciamo l'imboccatura in freestyle, ecco che cerco di utilizzare invece una imboccatura così, quindi un filetto semplice spezzato in due. Perché? Perché a questa maniera, se ho bisogno di usarlo, sono efficace senza nessun problema, ma siccome non andrò a utilizzarlo con due mani contemporaneamente, questo problema qui che si alza e mi fa questa maniera praticamente e mi va verso il palato, non ce l'ho. Infatti una delle cose che si vedono fare è montare con un'imboccatura di questo genere, ma siccome causa che il cavallo si apre la bocca, ecco che gli viene messo il chiudibocca, cioè quindi si lavora sull'effetto e non sulla causa. Okay? Il cavallo mi apre la bocca, gli metto il chiudibocca, non è che vado a usare magari un'imboccatura che non mi crea quel problema lì, o prima ancora vado a insegnare allo studente a non attaccarsi all'imboccatura quando monta, perché quando io monto in finesse io devo mantenere lo stesso contatto con la bocca a prescindere se il cavallo trotta, galoppa o devo chiedere qualche cosa, per cui magari ruota, gira, fa una volta, eccetera. Quindi in quel caso lì io devo mantenere sempre lo stesso livello di contatto, tant'è che quando fa una volta al cavallo io non tiro con la redine dalla parte che deve girare, ma mollo un po' con l'altra redine, perché siccome il cavallo girerà a sinistra, la testa del cavallo mi si fletta a sinistra, quindi io cedo un po' con la destra, con la sinistra arretro un pochino e quindi rimango pari con la stessa pressione sulla commessura lavare e sulle barre del cavallo, ok? Quindi queste cose sono importanti da sapere. Io consiglio a tutti prima di imparare senza usare le redini come gancio per starci sopra, quindi migliorare il nostro assetto. Poi dopo, se volete andare a fare salto ostacoli, dressage eccetera, dovrete imparare a usare anche
le mani stabili, l'imboccatura correttamente, eccetera eccetera. Se invece volete continuare magari con l'agonismo nelle gare western, a quel punto lì non sarà necessario, però fondamentalmente dovete capire questa differenza qua. Se io imparo a usare le redini fin da subito, se ho fortuna, può darsi anche che migliori il mio assetto piano piano e smetta di agganciarmi al cavallo sempre meno e poi dopo alla fine divento bravino. Ma se invece ho sfortuna è possibile che sviluppo un equilibrio dipendente dall'attacco in bocca del cavallo, e quindi poi dopo mi trovo in grandi difficoltà, perché se cambio cavallo, prendo un cavallo con una bocca diversa, magari più sensibile, eccetera eccetera, ecco che questo mio problema di agganciarmi alla bocca del cavallo per stare in sella mi tira dietro un sacco di problemi, il cavallo che si incavola, che si impenna, che si arrovescia, eccetera eccetera. Questo purtroppo lo vedo capitare tantissimissime volte. Quando vengono gli studenti da noi, chi viene dalla monta inglese ha grandissimi problemi a riuscire a controllare il cavallo senza usare le redini, e chi viene dalla monta western ha grandissimi problemi a lavorare in finesse con il suo cavallo, perché non sa tenere le redini in mano in maniera costante, dando un giusto equilibrio al cavallo senza andare a tirare oppure a fare flip flop continuamente con le redini. Per cui per noi è sempre sicuramente meglio lavorare su entrambi i fronti, ma all'inizio è meglio lavorare in freestyle finché non sa un bel assetto, e poi dopo si va a lavorare in finesse. Questo è quello che facciamo noi istruttori Parelli e quello che prevede il programma, proprio per questo motivo, per un motivo di sicurezza e per un motivo anche di assetto. Quindi prima impariamo a usare bene il nostro assetto e poi dopo impariamo a usare le redini con un assetto che a quel punto è veramente indipendente. Ok? Spero di essere stato chiaro, però se non fossi stato chiaro mettetevi nei commenti le vostre domande e io magari farò un altro video dove andrò un pochino a fondo e risponderò alle vostre domande. Per rispondere alla persona che magari ha cliccato sul video pensando che io ce l'avessi con la monta inglese, ti posso dire che, come hai visto, assolutamente no, non è così. Anzi, a me personalmente mi piace da morire il dressage, però mi piacciono le cose fatte bene e spiegate anche bene, per cui questo è il mio pensiero. Non è ovviamente solo il mio pensiero, è il pensiero all'interno del programma Parelli, e mi sentivo di condividere con voi questa cosa perché in diverse occasioni e in diversi corsi è venuto fuori questo problema, no? Il fatto di non capire bene come smetti, sono tutte e tre lì ma non ti danno noia, su, ora si va via anche noi. Quindi era venuto fuori questa cosa e mi piaceva chiarirla, spero di averla chiarita una volta per tutte. E voi, se vi piace il nostro canale, iscrivetevi, se vi piace parecchio abbonatevi, così ci date un pochino di supporto e noi ci vediamo nel prossimo video. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me, for I pass out, I'm too